Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Bentornati alle più grandi previsioni energetiche sin dalla notte dei tempi, il nostro spazio di gossip sacro, il sacro gossip del nostro lui lei. Allora, ragazze mie e ragazzi, io mi inchino alla vostra maestria, io mi inchino ai grandi e strepitosi successi che state conseguendo con la porta di agosto. Cioè, ma veramente, questo che faremo adesso è un video sempre valido, l'energia che andiamo a vedere, ma non potevo esimermi. Cioè, è incredibile, state co-creando con gli dei. Vedete che cos'è la tarologia co-creativa? È questo, cioè questo è vivere. Questo è il modo esatto su come prendere le splendide narrazioni che i tarocchi ci fanno, adoperarci e andarci incontro. Ma i miracoli quotidiani che state manifestando, il semplice sentirvi bene, cioè che poi fa sviluppare altre cose, proprio bene bene bene, le intuizioni che vi arrivano, le cose che si sbloccano, cioè è una cosa straordinaria. Io stessa ogni volta che vi leggo, che tra l'altro vi sto rispondendo sempre sotto la porta di agosto, proprio in modo tale che anche le altre ragazze e ragazzi della nostra famiglia che leggono i commenti possano avere intuizioni, idee, no? Sentirsi parte della nostra meravigliosa famiglia. E sono cose straordinarie, caspita. Cioè, per non dire una parolaccia. Cazzarola. Quindi, veramente grazie, grazie, grazie per iniziare ad essere libere e liberi. E questo è il mio obiettivo più grande. Questo. Allora, detto questo, oggi ci andiamo a divertire, vediamo con il nostro gossip sacro cosa accade ai nostri beniamini. Il nostro lui lei sono energie che coesistono dentro di noi, mi ripeto sempre. Ormai lo sapete già, potete identificarvi nel lui, nel lei. Io stessa mi ritrovo molto nell'energia maschile tantissime volte, e ciò significa che incontrerò dei veicoli, delle immagini che hanno energia femminile per essere integrate dentro di me, per farle uscire quegli aspetti. Chi si ritrova nell'energia femminile, che tu sia uomo o donna non importa, incontrerà archetipi maschili o comunque quello che leggiamo da questa parte, per portare in equilibrio, come una temperanza, come un alchimista, come un mago, uno sciamano, le proprie energie interne. Allora, oggi partiamo da un altro tipo di oracoli, partiamo da queste, della Maria Vittoria, le carte della numerologia, e vediamo il nostro lui e la nostra lei. Allora, piccola parentesi, se non mi dimentico, l'ho detto nelle previsioni settimanali, stanno spuntando profili fake di Taromantic così come funghi. Ovviamente non sono io ho soltanto YouTube, un canale, e Instagram taromantic21, e una sola mail, taromantic21@gmail.com. E come abbiamo provveduto a far chiudere altri profili che sono nati in passato, stiamo provvedendo anche a questi, che comunque lasciano il tempo che trovano, perché più di tanto cioè non è che possiamo controllare le cose, siamo nel Kali Yuga e quindi la melma viene fuori, no? Quindi lascia il tempo che trovano. Fate un po' di attenzione, ragazzi e mie ragazze, le nostre veterane lo sono già, conoscono il mio linguaggio, più studiate, più seguite il mio canale, sapete come rispondo al mio linguaggio. Questi profili fanno delle richieste assurde, delle cose che proprio non stanno nel mio linguaggio, e poi vedete, no, il canale che vi scrive. Ecco, un po' di attenzione, un po' di accortezza in questo. Ok, fatta questa parentesi, vediamo un po', energia maschile, vediamo come sta il nostro maschione, la nostra signorina, vediamo che energie ci sono. Intanto chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia la gioia della co-creazione, bellezza, giocosità, verità, amore e passione. Allora, lui, vediamo come sta il nostro signorino e la nostra signorina. Iniziamo da questo, vediamo lui come sta. Luna nuova, i nuovi inizi, chiedi e ti sarà dato, pianta i semi dei tuoi desideri con la luna nuova. Allora, qua abbiamo energie maschili che stanno rinascendo, con dei buoni propositi, abbiamo delle energie maschili che faranno
delle azioni nuove, una nuova nascita e quindi hanno più grinta, no? Più i semi dei tuoi desideri, qualcosa nell'energia maschile tornerà a fiorire. Quello che si è piantato magari con un lavoro interiore inizierà a fiorire. Luna nuova sono nuovi inizi. Va bene, vediamo il femminile. La pecora nera, io amo questa carta visceralmente da buon acquario. Amo la pecora nera. Ah, allora, sì, la pecora nera, la pecora nera. Sei diversa dal gregge, ma lo siamo tutti noi, no, della nostra famiglia. Questa è la nostra carta sul femminile. Hai una marcia in più, sii felice e vivi la tua sana follia. Ditemi se non corrisponde alla nostra famiglia, all'unione della nostra famiglia, questo lui, lei di oggi, no? La pecora nera, ovviamente tutti noi, tutti voi che siete qui, siamo stati delle pecore nere, cioè cos'è la pecora nera? Fuori dal luogo comune, non ci adattiamo ad essere normalizzati, perché l'istinto selvaggio, che è il nostro daimon, è molto più forte, chiama molto più forte delle nostre paure. E quindi guardiamo cosa fanno gli altri per fare esattamente l'opposto. L'ho detto a un grande artista tempo fa questa cosa, un grandissimo artista che stava creando un pezzo, una canzone. Allora mi manda questo pezzo e dice: Fra, mi dai un tuo parere? Io sono stata agghiacciante. Ho detto: non mi piace per niente. Perché? Perché questo grande artista che fa dei pezzi pazzeschi, è un compositore, insomma, fa dei pezzi pazzeschi, si stava conformando a delle logiche sistemiche, stava mettendo voci laddove non c'entrano. Ho detto: tu sei bravo perché non ti conformi, non metti le voci perché va di moda mo mettere la voce in quelle cose lì. E gli ho detto: io guardo cosa fanno gli altri per fare esattamente l'opposto. Tu stai iniziando a guardare gli altri cosa fanno, anche se sono grandi, per fare uguale. Allora, le rivoluzioni che hanno cambiato la storia dell'umanità non l'hanno mai fatte la massa, l'ha fatto un singolo e poi si sono aggregati. Quindi, come diceva qualcuno, per la massa sarà sempre troppo tardi, invece per il singolo è perfetto in qualsiasi momento. Può rivoluzionare tutto. E quindi mi dicono che le energie maschili sono, scusami, abbiamo le energie femminili che seguiranno la loro sana follia, cioè uscire fuori dai canoni della normalizzazione. Il mondo comune attuale ci vuole normalizzati, schiacciando la nostra esuberanza, la nostra energia vitale, la nostra creatività. Hai una marcia in più e quindi le persone uniche sono uniche e quindi non devono aspettarsi di essere devono aspettarsi di essere additate, perché la massa ti vuole portare giù. Vola basso, vola basso. Più me lo dici, io più volo in alto. Cioè, noi dobbiamo attingere al mondo sotterraneo, al nero, alla pecora nera, dobbiamo attingere all'ombra per poter prendere la nostra forza. Quindi anche quando le persone ti accusano, quando le persone ti additano, quando le persone ti vedono come scandalosa, scandaloso, tu devi usare quella forza, tu devi usare quell'essere, sì, sono scandalosa. Una volta mi dissero: sei blasfema. Sì, ho detto. Più me lo dici o più mi eccito. Cioè, più me lo dici, più io pompo. Cioè, quindi noi dobbiamo usare gli haters, come si chiamano, della massa per attingere alla nostra ombra e far emergere questa pecora nera. Cioè, noi abbiamo Gesù Cristo, la più grande rockstar di tutti i tempi, che ci fa da esempio. Cioè, quello è stato messo in croce, si è fatto mettere in croce perché era un pazzo, perché era un folle, perché era scandaloso. Quindi
Dobbiamo attingere in questa settimana, andiamo nella nostra ombra, a mezzo di tutte quelle accuse che ci vengono fatte o ci sono state fatte nella vita, e traiamone potenza, fuoco erotico, per iniziare qualcosa di nuovo. Il maschile sono anche le nostre azioni, no? Bello, 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 fortissimo. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi. Allora, energia attuale del maschile. Comunque, parentesi, energia femminile che è dentro di noi, che tu sia uomo o donna non importa, quando la segui, diciamo che nel maschile c'è la parte razionale, no? Mettiamola così per un attimo, anche se poi non è effettivamente così, mettiamola così per un attimo. Vedendo questa immagine, che succede? Che nel momento in cui tu oltrepassi la tua razionalità seguendo la follia femminile, allora l'energia maschile, che potrebbe essere la massa, il controllo, dice wow, ti prende come esempio. Ok. Allora, energia attuale del maschile. 6 di denari, bellissima energia di equilibrio. Questi nuovi inizi sono dovuti al fatto che io non do più di quello che voglio dare. E in questo modo imparo anche a ricevere. Il 6 di denari ha anche a che fare con la paura del giudizio. Dici perché? Poi ti spiego. La paura del giudizio, no? Nel momento in cui mi sento di non valere, cerco di farmi volere bene a tutti i costi e quindi do tutto di me, sacrificando me stessa, in questo senso, me stesso. Quindi aspetta un attimo, riporto le cose in equilibrio. Cioè, imparare a dare e imparare a ricevere. Nella misura in cui tu impari a dare il giusto a partire dal tuo centro, ricevi anche ciò che meriti, perché chi si dà oltremodo perdendo se stesso non riesce a ricevere, non impara non sa ricevere. E quindi è un'energia molto bella. Quali sono i pensieri del maschile? 4 di coppe. Non mi accontento più. 4 di coppe, per dirla in una sola frase, non mi accontento più. Sta pensando alla sua insoddisfazione di quante volte ha dato senza ricevere, ma ha dato da una prospettiva di mancanza di centro. Do perché così mi vogliono bene. Queste sono cose dell'infanzia, Quindi il 4 di coppe sta pensando a tutte le situazioni in cui si sente insoddisfatto, le cose che ha lasciato andare, le cose perdute, ma allo stesso tempo si sente insoddisfatto eh, di ciò a cui ha detto sì quando magari voleva dire di no. E quindi sta pensando a questo, questa insoddisfazione che genera magari un fuoco, una rabbia, no? Da poter dire no, aspetta, metto le cose in equilibrio. Cosa ha nel cuore il maschile? Cavaliere di denari. Il cavaliere di denari mi dice aspetta, io adesso faccio le cose a poco e mi costruisco quello che voglio. Allora, il cavaliere di denari del cuore, qua c'è un bellissimo cavaliere che porge un cuore d'oro, è una persona, chi va piano va sano e va lontano. Non faccio le cose di fretta, faccio le cose a poco a poco. Sai che ogni tarologa o tarologo ha i suoi codici. Per me il cavaliere di denari è quella cosa certa, sicura, che arriva e non si brucia. Quindi c'è la voglia nel cuore di costruire qualcosa di radicato nel tempo. C'è voglia nel cuore di costruire a poco qualcosa che duri nel tempo. Sulla base di cosa però? Sulla base di un equilibrio. E allora sto valutando tutto questo. Qual è la sfida più grande del maschile in questi giorni, prossime ore, prossimi giorni? Prendersi cura di se stesso, rientrare nel proprio valore,
e magari ha trovato delle figure femminili che gli hanno fatto leva su questa necessità, magari delle figure femminili che non l'hanno rispettato, non hanno rispettato il proprio valore, a partire dalla figura materna, o comunque da loro sono stati percepiti così, perché non è, la realtà non esiste, è come tu percepisci quella relazione, ciò che ti deve arrivare a livello karmico. Quindi i femminili, i maschili hanno potuto avere delle figure di riferimento femminile che li hanno fatto leva sulla necessità di riportare il valore dentro di loro. Perché la regina di denari è una carta che si prende cura di sé, che sa amministrare le sue risorse, che non disperde la sua energia. Invece qua abbiamo dei maschili che hanno disperso la loro energia. E quindi con delle figure femminili di riferimento che magari li hanno pressati, li hanno manipolati, li hanno... e allora loro dicono devo rientrare nel mio valore. Mi spiego? Per poter essere all'altezza mm, di me stesso, dell'anima che mi incarna. Ok. In alcuni frangenti, per leggerla proprio nella realtà fenomenica, qua ci sono delle figure maschili che si sentono sopraffatti da un'energia femminile un po' più che la percepiscono come manipolatrice della loro esistenza terrena, e loro non si accontentano più, vogliono nuovi inizi. Per alcuni, magari una moglie, una compagna fissa, per altri invece la necessità per l'energia maschile di prendersi cura di loro stessi e non mercanteggiare più praticamente, nella pratica, mm, le briciole. Ok, vediamo da questa parte, visto che il femminile ci è uscito con la pecora nera, mo ci metto un altro mazzo di tarocchi, aspetta. Allora, pecora nera, quale mazzo ci possiamo mettere? Non lo so, qua ne ho 200.000. Vabbè, mettiamoci le streghe, dai. La strega. Allora, energia attuale del femminile. Energia attuale del femminile. La luna. Qua abbiamo dei femminili che possono avere delle paure, no? Delle paure che sono relative al loro stesso potere. La luna è una carta molto antica. La luna mi parla della necessità di seguire la tua intuizione anche quando la strada non si vede. E quindi come energia attuale segui la tua intuizione anche quando la strada è confusa o non si vede. Perché le ombre che la notte ti può fare, devi allearti alle tue ombre, lo abbiamo appena detto. Devi vedere nelle tue ombre, nella confusione o nelle paure i tuoi più potenti alleati, perché ti stanno portando un dono. Quindi magari l'energia femminile può essere confusa in base a una relazione, in base all'amore, ma c'è qualcosa di più profondo. Segui la tua intuizione anche quando la strada non si vede. Perché c'è la pecora nera. Ok, cosa stanno pensando? Quali sono i pensieri del femminile? Devono fare una scelta, stanno pensando a che persona scegliere, a che tipo di amore scegliere, stanno valutando. Allora, chiaramente qua, ragazzi, qua c'è la paura di seguire il proprio cuore, o che sia una scelta d'amore, o che sia una scelta di vita, o che sia una scelta lavorativa. Qua vi invitano a fare gli amanti, la pratica degli amanti che trovate nel corso gratuito su questo canale, il viaggio erotico degli arcani. Gli amanti, che c'è la formula magica, ci sono le posizioni, perché l'anima non ci capisce i concetti, non capisce i concetti, capisce i gesti che fai con i rituali. Quindi i femminili si trovano davanti e stanno pensando di fare una scelta importante, nonostante tutto sia confuso, l'anima, il daimon le chiama a fare una scelta e potrebbe avere un po' di paura a fare questa scelta, o che sia verso una persona, verso una relazione, verso più relazioni, verso una scelta di vita. Vediamo cosa hanno nel cuore. Vogliono la condivisione vera, un amore autentico, il 10 di coppe. Voglio un amore autentico. Il 10 di coppe mi parla di un grande amore che hanno nel cuore i femminili. Questo è l'amore che percepiscono con il loro daimon, con l'amante mistico o con il loro spirito guida, chiamiamolo come vogliamo, tanto è la stessa cosa.
e l'unione a quell'essere pecora nera, cioè loro sanno che è giusto comportarsi in un certo modo intuitivo, anche se va contro i sistemi. E quindi possono, sentono un grande amore o verso qualcuno, verso una causa, verso una missione, c'è un grande amore nel cuore, lasciatevi guidare da questo amore che vi dà le intuizioni giuste a fare le scelte perfette. Vediamo qual è il grande blocco del femminile in merito a una persona rispetto a circostanze. La paura di soffrire di nuovo, 5 di coppe. La vita, ragazze mie e ragazzi, è emozione. Senza le emozioni la vita non esiste, siamo cadaveri. E sono le emozioni che danno vita all'anima, che la fanno incarnare in un corpo. Quindi il 5 di coppa al blocco è la paura di soffrire di nuovo, la paura di sentirsi di nuovo abbandonati, la dea dell'abbandono. Dobbiamo allearci. Questa carta io la metterei in pole position perché la pecora nera è colei che si affida alla propria ombra. Quella tristezza che poi magari diventa rabbia, quella rabbia che poi diventa tristezza, quelle sono le emozioni, quella è materia prima, quella materia prima, succulenta per l'anima, ti sta dicendo dammi attenzione, dammi attenzione, dammi attenzione, dammi attenzione. Mi spiego? Vediamo da questa parte. Quali sono le vere intenzioni di lui in questi giorni? Le vere intenzioni di lui? Rompere tutto. Le vere intenzioni è far crollare quello che non può più contenere l'anima che si sta espandendo, la torre. Le vere intenzioni di lui sono quelle della torre. Carta meravigliosa, per me sapete quanto amo 9 denari, 9 di coppia, ma soprattutto 9 denari e la torre e la morte. Tra le mie carte preferite e il giudizio. Allora, la torre. Le vere intenzioni sono quelle di lui di far crollare un'identità. Far crollare un'identità, ragazze e miei ragazzi, significa avere il coraggio di distruggere il condizionamento del proprio nome e del proprio cognome. Perché nel nostro nome e nel nostro cognome c'è un'identità che ci ha supportato, ci ha dato tanto, ma poi è diventata una gabbia. E quindi cosa comporta la torre? Quando la tua anima si sta espandendo talmente tanto che la vecchia personalità non la può più contenere. Significa già, allora è una cosa molto forte perché già è tanto cambiare un'abitudine. Cioè, cambiare un'abitudine è una cosa sovraumana per moltissime persone, ma anche per me stessa. E cambiare un'abitudine significa perdere un pezzo di identità. Chi sono io senza bere più il caffè la mattina? È quello che si chiede alla personalità. Magari l'hai bevuto per 60 anni. Un giorno ti svegli e non bevo il caffè. Ma chi sono io senza bere il caffè? Faccio degli esempi piccoli, ma sono quelle. Sono tante piccolezze che determinano l'identità. In questo caso i maschili vogliono distruggere un'identità che li ha fatti soccombere dietro a un'energia femminile manipolatrice, che non è l'energia femminile manipolativa, è la loro percezione, no? E perché è giusto che sia così. Magari distruggere una relazione o distruggere il modo in cui si relazionano a una relazione, far crollare tutto, anche divorzi qua vedo, o divorzi o separazioni. 4 di spade, ci hanno pensato per troppo tempo infatti. Allora, a cosa sono conformi le azioni dell'energia maschile? A cosa sono conformi le azioni dell'energia maschile? A fiorire, all'imperatrice, a fiorire. Guarda, io te lo stavo dicendo mentre stavo parlando della capacità di ricevere con il 6 di denari. Volevo parlarti dell'imperatrice, perché qua c'è il rituale dell'imperatrice e mi è uscita, lo sapevo che usciva. Quando esce il 6 denari, presto o tardi esce anche l'imperatrice. Allora, i maschili faranno azioni sorprendenti proprio, sai che vuol dire? Stupefacenti. I maschili incarneranno un'energia femminile rinnovata, di abbondanza, di prosperità, faranno azioni prospere, azioni che parlano di germogli, faranno azioni che mi parlano di bellezza, azioni che parlano di gioia, azioni che parlano della loro stessa capacità di incarnare il loro valore.
E quando una persona fa azioni a partire dal senso di sentirsi che ha valore, che azioni sono? Una persona magnetica, una persona incredibile, una persona che ti attrae senza che faccia niente, perché incarna il proprio valore. Allora per alcuni maschili c'è una donna in particolare o un archetipo femminile, anche se un uomo, verso cui faranno delle azioni fiorenti, azioni meravigliose. Qua abbiamo già due archetipi femminili, un archetipo femminile che ha costretto, no? Ha vittimizzato, e un archetipo femminile che fiorisce, che prospera. Quindi possiamo vedere anche nella realtà la rottura di alcuni schemi relazionali, che può essere anche matrimoniali, convivenze, eccetera, verso azioni prospere, verso un archetipo femminile che li nutre, non che li vittimizza. Ok? Molto forte questa lettura. Allora, vediamo di qua. L'archetipo femminile verso cui vanno incontro è un archetipo femminile che è la pecora nera, colei che è la donna selvaggia, l'uomo selvaggio, perché richiama in loro la necessità di non essere controllanti e ipercritici, ma fiorenti. Ok, vediamo da quest'altra parte. Allora, le vere intenzioni dell'energia femminile quali sono? Quelle di prendere le proprie ferite e farne i più potenti alleati, il Papa. Anche qua abbiamo l'arcano del Papa, che trovate nel viaggio erotico degli arcani. Le vere intenzioni dell'energia femminile sono quelle di prendere le loro ferite e farne i più potenti alleati. Il Papa è il guaritore ferito. E le vere intenzioni del femminile sono quelle di portare dei messaggi di grande consapevolezza, di avere dei discorsi autentici, veri dal proprio cuore. E qua c'è una maestra che insegna yoga, no? Quindi chi è il maestro? Colui, il guaritore ferito, Chirone, il Papa, quello che vi ho detto in quel podcast. Cioè il vero maestro, il vero terapeuta, il vero maestro è colui che ha preso la propria ferita, Chirone, no? La propria ferita, e ne ha fatto un mezzo per entrare in empatia e in compassione con gli altri e portare un insegnamento profondo. È quello di seguire le proprie ferite, cioè le proprie ombre, come più potenti alleati. Quindi come la vediamo? In che veste vediamo lei? Una veste molto seria nel senso di realizzazione interna. Le sue intenzioni sono quelle di portare il suo messaggio spirituale a chiunque incontra. Ok. Quali sono le azioni? A cosa sono conformi le azioni che farà lei? Astuzia sacra, 7 di spade. Allora, ci sono molti femminili che con il 7 di spade... Allora, il 7 di spade è una carta spesso molto fraintesa, parla del ladro, parla dell'astuzia, no? Ma delle azioni, qua vedo i femminili che faranno azioni, anziché andare dalla porta principale, vanno dalla porta di lato. Questa è l'immagine, va bene? Non prendono frontalmente le cose in questa settimana, le prendono di lato, cioè non si fanno vedere più di tanto. Il 7 di spade può essere visto anche come una... Non è la carta del ladro in sé con il Papa che lo affianca, e prendendo consapevolezza della lezione spirituale appresa, io mi muovo di quatto, non so se si dice così, quatto, mi muovo nell'ombra, dice il 7 di spade, mi muovo nell'ombra, nella pecora nera, quindi faccio azioni mosse da un'astuzia sacra, strategia sacra. Cosa vuol dire strategia sacra che sembra antisonante? Vuol dire l'anima, la voce dell'anima è una voce sottile, è come il 7 di spade, ti sussurra. Il rumore, il chiacchiericcio forte della mente non lo sente, la porta frontale, no? E ciò che arriva di lato, sottende, è qualcosa che richiama... Che esempi vi posso fare con questo 7 di spade il Papa? Non dico le cose frontalmente perché sono ferita o perché mi sento in difetto. La prendo larga, ecco, la prendo larga. È come se osservo, e soprattutto
io credo che questo 7 di spade accompagnato dal pape, scusami il termine, smetto di farmi fottere dalla mente razionale. Questo è. Guarda, ti dico l'interpretazione proprio più giusta che mi arriva. Allora, lei dice con il Papa, voglio essere fedele a un principio che considero sacro, va bene? A quello che ho integrato. Quindi i femminili sono guidati da un ideale, da una convinzione profonda, da ciò che per loro è giusto, no? E il 7 di spade io lo associo sempre un po' al matto, anche a Hermes, che è il dio dell'astuzia, delle soglie, del movimento intelligente. È come se, cioè Hermes sa che non sempre la via diretta è quella più giusta, è quella più feconda. È come se aggirasse un po' l'ostacolo. Allora, le intenzioni di lei sono sincere, vuole rispettare quello che sente giusto, quello che considera importante. E quando arriverà il momento di agire, non sceglierà una strada diretta, la porta frontale, ma userà prudenza. Forse terrà per se stessa alcune cose, oppure agirà senza esporsi completamente, ma non per manipolare, perché sente che in questo momento la via più saggia è quella più ehm, obliqua. Mi spiego? Quindi questo vedo. Lei ha intenzioni autentiche, non vuole tradire, però agirà con discrezione. Ecco, la discrezione, questa è la parola, tu stavo girando, questa è la parola. Agirà con discrezione, magari senza dire tutto, osservando prima il terreno, no? E in quest'ottica il 7 di spade mica è falso, è l'intelligenza sottile, è l'arte di custodire qualche cosa di prezioso finché tutte le condizioni non sono mature per rivelare quella cosa. Mi spiego? Ok, ecco, segui l'intuizione, no? Vediamo da quest'altra parte. Energia finale di lui. E alla fine lui se ne va da una vecchia abitudine, se ne va 8 di coppe, da un vecchio modo di amare, se ne va da una zona che l'ha nutrito, da una zona comfort che però adesso non gli dà più quel nutrimento. Alla fine qua l'otto di coppe è una carta di grande introspezione, cioè è una via che si lascia il conosciuto e si va verso lo sconosciuto, una decisione molto ponderata e consapevole dentro di sé. Si lasciano le coppie piene per andare verso ciò che non si conosce. Perché? Perché si sente un richiamo più forte, il richiamo dell'anima. Quindi alla fine qua c'è movimento verso, supportato dall'imperatrice, voglio fiorire, in equilibrio. Vediamo da questa parte. Energia finale di lei. 7 di bastoni. Energia finale di lei, qua c'è una lotta per difendere ciò che è sacro dentro di sé. Quindi si può trovare a che fare con delle situazioni che la ostacolano, ma sono soprattutto, credo, ostacoli interiori. C'è una parte di sé, un po' le paure legate alla luna. Il 7 di bastoni è combatto per quello in cui credo, difendo la mia verità, ciò che è sacro. Va bene, mi proteggo, ma non perché chiudo il cuore, perché il cuore è molto aperto, ma perché so fare determinate cose in certi momenti con astuzia sacra quando vanno fatte. Intanto proteggo il mio spazio e difendo quello in cui credo. Mi spiego? Cioè, è un po' come dire, questo è il mio territorio interiore, questa è la mia scelta e non permetterò che venga invasa. Quindi il femminile ha un principio che considera inviolabile dentro di sé e per proteggerlo non agisce in modo impulsivo, totalmente trasparente al 100%, la porta frontale, no? Ma si muoverà con intelligenza, attendendo il momento, non mostrando subito tutte le sue carte. E in questo percorso c'è il 7 di bastoni che dice, cioè questo percorso la porta proprio a sentirsi abbastanza forte da difendere la propria posizione senza più arretrare. Fondamentalmente è questo. Sì. Sai che il 7 è l'iniziazione anche come numero, no? Come anche il carro. Abbiamo fatto anche il carro negli arcani maggiori.
non è uscito, non ti sto dicendo di fare il carro, vabbè, se lo fai vai bene, però ti sto dicendo gli archetipi che sono usciti. La carta dell'iniziazione, tutti i sette sono l'iniziazione, cioè non è ancora il compimento con l'8 e il 9, ma è il momento in cui l'anima viene messa un po' alla prova. Per questo non vedo un femminile che cambia idea, vedo un femminile che attraversa una prova, cioè prima usa l'intelligenza di Hermes col 7 di spade per orientarsi tra le soglie, e poi arriva la forza di restare salda in quello che ha riconosciuto lei come vero. Mi spiego? Sì. Mettiamo adesso alcune specifiche. Vediamo un po'. Vediamo su quel 6 di denari. Su quel 6 di denari, è giusto dare, giusto avere, quello scambio. Quello scambio. Infatti è finito quel tempo, quell'identità di quello scambio non equo è finito, 10 di spade. 10 di spade. Ora, che sia una relazione, che sia il modo in cui vivi la vita, perché poi quando hai quell'identità, tutte le relazioni si conformano a quell'identità, che sia di lavoro la relazione, che sia d'amore, che sia d'amicizia, è finita. Hanno già elaborato questa consapevolezza di cose che non si accontentano più col 4 di coppe. Il 7 di spade, non si accontentano più di fingere. Non si accontentano più di fingere. In questo caso il 7 di spade ha una valenza diversa da questo 7 di spade, no? E quindi non si accontentano più di fingere, di viaggiare nell'ombra, di non illuminare la loro ombra, di fare le cose di nascosto, insomma, o di... Quello è il senso. Verso dove va questo cavaliere di denari? Bellissimo. Tra l'altro è pure il mio tipo, forse, un po' questo. Sì, più o meno sì. Un po' Terence, come si chiamava quello di Candy? Terence. Insomma, va bene. Forse viene da noi questo. Allora, cavaliere di denari. Verso dove va il cavaliere di denari? Verso di lei, la regina di bastoni, carta canta, te. Verso la pecora nera, la regina di bastoni è colei che non chiede il permesso di esistere, non chiede il permesso di esistere, e quindi i maschili sono fortemente, ferocemente orientati verso il loro stesso femminile che non chiede il permesso di esistere, esiste e basta con la loro forza, la loro potenza, e nella fattispecie possiamo trovare energie maschili che si dirigono per costruire veramente senza fuochi di paglia verso delle energie femminili che hanno un'energia dirompente, che sono quello che dicono, fanno quello che sono. Mi spiego, è la maga, la sciamana, la regina di bastoni. Vedete quanti femminili qua? Si proprio ricalibra il femminile distorto. Questa regina di denari al blocco, che tipo di blocco è sulla regina di denari? Hanno perso le speranze, per dirla in termini così fugaci, la stella, e non hanno fede in quel tipo di femminile, non hanno fede in quel tipo... Allora, non è che non hanno fede... Allora, si può tradurre anche non hanno più fede in questa relazione con questo tipo di donna o in questo tipo di femminile, sì, ma sarebbe riduttivo nella nostra analogia co-creativa, no? Cioè è la punta dell'iceberg di tutto quello che c'è sotto. È come se... grazie a questa energia che hanno percepito distorta e grazie anche alla distruzione e alla disperazione hanno trovato la fede per distruggere questa identità che è stata, quando si dice no, soccombere a questa identità. Quindi perdendo le speranze, passami questo termine, con questo tipo di energia, allora hanno il coraggio di esistere. Regina di bastoni. Ok. Perché la stella è anche l'amante mistico che sta al blocco. Ti sto chiamando, e nolli, e nolli, e no, e no, e no. Ok. Cos'è che viene distrutto con la torre? Qual è la sfumatura di questa identità? O cosa viene distrutto? Il chiarimento sulla torre.
l'idealizzazione romantica, 6 di coppe. Stiamo insieme da tanto tempo, sono 40 anni, per esempio. Ma non ci fermiamo lì. È l'idealizzazione romantica che diventa anche una gabbia, 6 di coppe. Il passato, cioè ricondurre le situazioni attuali a un'idea che si aveva di quelle condizioni lì. Ecco, è anche la distruzione del passato che mi tiene legato. La distruzione di un passato che mi tiene legato, perché? Perché non è pacificato, adesso l'ho capito, se segue la nostra famiglia, la nostra scuola, sta facendo la pacificazione, ma tu lo sai che queste sono energie tue pure, no? Io quante volte ti dico che vabbè, te l'ho detto l'altra volta forse, che mi riscontro tantissimo l'energia maschile, tante volte quando leggo la parte maschile dico, ma no, io sono qua, capito? Ecco, ma sono anche questa, perché è questa che vuole emergere, perché quanto è difficile far valere la pecora nera, quanto è difficile essere unico, quanto è difficile non conformarsi. Quindi ecco perché il femminile bussa forte in ognuno di noi, no? Vediamo allora le azioni dell'imperatrice. Che cos'è che fiorisce? Quali azioni fa con l'imperatrice? Non mi abbasso più a mercanteggiare, 4 di coppe, 4 di coppe, e soprattutto una cosa ti dico, in questa posizione il 4 di coppe assume anche una sfumatura diversa, perché a cosa sono conformi le sue azioni? Se io voglio fiorire e rinascere e fare azioni di fioritura, allora vedo anche quello che la vita mi sta offrendo, che prima, mantenendomi insoddisfatto, non vedevo. Ok? Quindi questo 8 di coppe andiamo a vedere dove va questo 8 di coppe, verso dove va? Verso una nuova semina. Intanto distruggo, mi riprendo il mio valore e semino qualcosa di nuovo, 7 di denari. Non ho paura dell'attesa, perché anche nel cuore c'è il cavaliere di denari. Ho fede nell'attesa, una nuova semina. Ok, vediamo da questa parte, con la... Vai, prendo un altro mazzo, dai. Abbiamo fatto due mazzi diversi e prendiamo questi. Allora, sulla Luna. Andiamo sulla Luna, ma anche su Plutone. Con la pecora nera direi più su Plutone. Allora, vediamo sulla Luna. Energia attuale con la Luna. Allora, la giustizia. Carta emblematica, no emblematica. Allora, i femminili vogliono iniziare a fare le cose giuste. Che cos'è la cosa giusta sulla Luna? A parte quella di fluttuare. Cos'è la cosa giusta sulla Luna? Inizio a dire di no se il mio intuito me lo dice, anche se ho paura, e inizio a dire di sì se il mio intuito me lo dice verso ciò che veramente voglio. Non aver paura di quello che il tuo daimon ti sta dicendo che è giusto. Ok, questo sugli amanti, questa scelta, 3 di bastoni, io voglio andare verso lidi sconosciuti, voglio mettermi alle spalle la sofferenza del passato e fare del passato il mio potente alleato, fare delle mie ferite del passato miei potenti alleati. Quindi i femminili stanno guardando verso un orizzonte nuovo, vogliono il nuovo, e allora gli amanti, come vi ho spiegato nel podcast sugli amanti, ti dicono: hai il coraggio di seguire quello che ami. E allora questo è il movimento che c'è. Questo 10 di coppe nel cuore, la regina di coppe, perché si sentono proprio trasportate verso una relazione o verso, e stanno sentendo forte l'amore del loro daimon, la famiglia animica che hanno creato, anche, come dire, c'è molto amore nel femminile, ecco perché la pecora nera secondo il sistema che ci hanno inculcato, che una relazione deve essere in un certo modo, che ti deve piacere quel tipo di persona piuttosto che quell'altra, ma nel cuore c'è amore, c'è l'amore che mi porta verso tutto ciò che la mia mente mi dice no, ecco perché sono pecora nera. Quindi vediamo un po' sul 5 di coppe. Questa paura di soffrire di nuovo, di sentire le emozioni, la paura di essere
non è tanto rifiutare il 5 di coppe, vediamo cosa ci dice la carta specifica, la paura di prendere questa decisione, la paura di sentire delle emozioni, il giudizio. Il giudizio è il daimon, ti sta chiamando forte, anche qui, un po' simili questi blocchi, che non sono blocchi, sono la rincorsa, no? Prendo la rincorsa per saltare più in alto, quindi, allora, rispondere alla chiamata. Il daimon ai femminili le sta chiamando ferocemente a mezzo di un'emozione che è chiamata dolce tristezza, che non significa ho perso, non significa tutto è dato perduto, non significa sono vittima di questo, significa le voglio sentire per fare tarologia co-creativa, le voglio sentire queste emozioni tonie sotterranee una volta per tutte, voglio dare udienza, voglio dare da mangiare alla mia anima che è così affamata per darmi la forza e il potere? Questa è la domanda. Non lo so, mi sta arrivando anche questa. Potrebbe anche essere fare una telefonata verso qualcuno, però si ha paura di farla. Non lo so, la butto lì, mi è arrivato questo. Perché io poi ti parlo degli esempi personali, no? Quando sono uscite queste combinazioni, allora, caspita, è vero, le carte me l'hanno detto. Vediamo le vere intenzioni con il Papa. Questa cosa sacra che custodisce è di parlare. Il Cavaliere di Spade. Vogliono fare chiarezza, vogliono dire quella verità, vogliono far valere quello che custodiscono di sacro nel cuore. Questa è l'intenzione, tagliare via la nebbia con l'autorità spirituale integrata. Vogliono parlare di questa verità che hanno dentro. E la modalità secondo cui agisce il 7 di spade, la modalità è che c'è un fuoco inarrestabile per utilizzare questa astuzia sacra. La modalità secondo cui agisce il cavaliere di spade, scusami, il 7 di spade, è una modalità cavaliere di bastoni. Magari dicono una cosa e poi si ritirano, ok? Buttano la pietra e poi tirano la mano. Magari sarà questa modalità, però qualsiasi tipo di modalità sia, il modo in cui faranno questa cosa, prendendola di lato, o diranno queste cose, è una modalità di fuoco che rimane, cioè magari dicono una sola parola, non dicono tutta la verità, non dicono tutto quello che c'è da dire, però il loro impatto rimane per una sola parola detta, va bene? Su questo 7 di bastoni. Ah, sono uscite due, le teniamo. Regina di bastoni e 6 di coppe. Cos'è che stanno difendendo con il 7 di bastoni? Stanno difendendo la loro autorità spirituale, regina di bastoni, 6 di coppe, ciò che veramente le anima da dentro, che non è l'idealizzazione qua del 6 di coppe che viene distrutta, è una... cos'è che difendono? Difendono il loro potere creativo, la loro magia, il loro essere vive, il loro sentirsi in diritto di esistere senza permesso. E il 6 di coppe mi parla della bambina interiore che gli fa fare questa cosa, danno udienza alla bambina interiore. E queste sono le modalità. Vediamo adesso, lo so che lo state già dicendo, ma li metto o non li metto? Li metto. Allora, prendiamoli. Metaforiche associative. Allora, dividiamo in due. Aspetta, no, fammele battere. Stavolta non le ho battute però. Aspetta, fammele battere un attimo così. Così. E dai, ci prendiamo questo. Vediamo. Chi abbiamo? Chi c'è? Quali maschietti e quali femminucce ci sono? Quello è timido, si è girato, eccola. Wow, dai, guarda, le sciamane. Bellissime. Danzatrici, non danzatrici del ventre, forse sì. Immagine bellissima, pieno di colore, di movimento, di sacralità. E qua abbiamo dei femminili veramente bellissimi che sentono l'energia proprio del femminile della pecora nera e danzano con le loro emozioni, danzano con l'amante mistico. Se avete modo in questa settimana fatevi la danza del piacere, qua ce l'hanno detto con la danza del piacere che vi fa proprio
Vabbè, migliaia di voi l'avete già fatta, sapete, lo dico per le ragazze nuove, fatelo, non vi dico niente. Abbiamo dei femminili bellissimi, bellissimi. E queste sono la regina di bastoni, è uscita 2 volte. La regina di bastoni è uscita 2 volte, è bellissima. Vediamo che altro abbiamo. Un'altra femminuccia è una donna bellissima. Abbiamo una donna bellissima qui. Guardate che eleganza questa signora, stupenda. Guardate che energia erotica, elegantissima. Il suo erotismo e l'eleganza. E qua abbiamo un'energia femminile di chi ha attraversato tantissimo e rimane quel pudore, quella grazia che soltanto veramente a una vera pecora nera rimane. Cioè, è bellissima. Però ti dico anche un'altra cosa. È come se venissero tolte delle... si spogliassero anche del pudore che hanno avuto molti femminili. Rientrassero nella loro selvatichezza, no? Si spogliassero da... guardate la differenza di colori. È come se si spogliassero di una certa maschera, ma non in senso negativo, di un certo ruolo, ecco, questo volevo dire. Si spogliassero di un certo ruolo per tornare a ballare, a danzare con la vita, riscoprendosi sempre più autentiche e selvagge. Bellissimo. Vediamo, maschietti non ce ne abbiamo, scusatemi, Maschietti non ce ne abbiamo questo. Dai, un maschietto, dai. Vieni fuori, dai. Timidone, eccolo, è uscito davvero. Ah, eccolo, un po' schiantato, però va bene, insomma. Verde, la speranza non si perde. C'è anche un altro detto: chi di verde si veste, di sua beltà si fida. Mi ricordo una volta mi misi un vestito verde pazzesco, mi dissero questa frase, però era tutto l'opposto di quello che percepivo io. Cioè, però va bene. E vabbè, qua abbiamo un giovanotto, non è il mio tipo, però comunque è un bel giovanotto. Abbiamo un lui con questa luna nuova, rinfrescato, bello docciato, sistemato con la camicia. Mi esprime l'immagine di un maschile che è bello sistemato, mi sono fatto la doccia, mi sono rinfrescato, sono ringiovanito 50 anni e adesso la guardo, comunque lo sguardo è bello, c'è un po' sconvolto, ma è come c'è una resa attiva qui, no? Quindi abbiamo questo maschile bello stirato, lavato, sistemato, 50 anni, ringiovanito di 50 anni, che ha questo sguardo stupito rispetto alla meraviglia, alla bellezza della vita, no? Sì, bellissimo. Guarda, ne prendo un altro, visto che siete timidi maschietti oggi, prendiamo questa qua, dai, che stava lì così. Però comunque c'è qualcosa da analizzare ancora. Allora, questo qua, che si toglie gli occhiali, si slaccia la sciarpa e va a cavallo. E questo è il maschile che riflette su ciò che non gli va bene, capito? Quindi abbiamo dei maschili qua, vedi che con gli occhiali analizzano, cercano di vedere bene, stanno un po' più chiusi, e qua con la camicia più aperta, no? Mi tolgo gli occhiali, guardo, no? Quindi questa l'immagine del maschile che arriva dopo un'elucubrazione forse mentale di analisi, vedi c'ha la mano così, questo non va bene, quest'altro no. Però dentro covava altro, cioè nel senso, mentre diceva queste cose è perché dentro aveva covato altro. Il 7 di spade, non era d'accordo su alcune cose, cercava di mantenere un equilibrio su un castello di carta, e quindi abbiamo poi la rivelazione a questo punto. È una lettura stupenda, una lettura stupenda. Vediamo i miei oracoli lui lei cosa ci dicono. Cosa dice il maschile? Questa sta uscendo, eccola, pure questa sta uscendo. Aspetta, prendiamo prima questa che è caduta. Ho sempre voluto te, lo capisci? Se non glielo dici non lo so se lo capisce. Anche se l'ha già intuito, perché sappi che comunque i femminili stanno sempre 10 marce avanti, 10 marce... Comunque, ho sempre voluto te, lo capisci? E qua c'è una... rispetto a tutti i femminili che abbiamo visto nella stesa del maschile,
E qua c'è una rivendicazione potente, ma anche delle azioni potenti in virtù di questo, quindi rivendicano un femminile che hanno sempre voluto, però per paura, per la stessa paura, perché si ha paura di essere una pecora nera, non hanno adempiuto, ecco. E poi abbiamo Kierkegaard, e questo passo meraviglioso descrive proprio il processo animico che ha compiuto il maschile fino a questo momento, e dice: io vivo con lei il divenire di un amore, e io stesso vi assisto, quasi invisibile, sebbene visibile, le stia vicino. Come una danza a due che è da uno solo ballata, così è la mia relazione con lei. Io sono, nella mia invisibilità, il suo unico e solo danzatore. Ella si muove come in sogno e crede di essere sola, eppur si muove con un altro, e quell'altro sono io, visibile quando sono presente, invisibilmente. 10 minuti di silenzio per questo estratto di Kierkegaard. Chi è questo? Chi è? Chi è? Lo so, ci siete già arrivate. È l'amante mistico. La mancanza non è assenza, è invisibilità. Non c'è bisogno di spiegare questo, no? Cioè, proprio mi ammutolisce a me questo passo ogni volta. Mi ammutolisce, bellissimo. E sto pensando di regalarti un anello. E l'anello è il compimento, è un simbolo di unione. Ed è proprio la chiusura, appunto, è un anello di tutta la lettura che abbiamo fatto. Bellissimo. Bellissimo. Ragazze mie, ragazzi, io direi di non aggiungere nient'altro per oggi. Cioè, è stata una lettura molto esaustiva, molto bella, molto esaustiva. Seguiamo il consiglio degli arcani facendo l'imperatrice, il papa. Quale altre carte era uscita? Boh, non mi sto ricordando. E queste erano, no? Gli amanti, perché quando la consapevolezza si radica nel corpo, con i rituali, le pratiche, le mie parole non possono mai contenere quello che vi arriva, già lo state sperimentando, no? Proprio nelle azioni, nella modificazione della vostra realtà, gli effetti del vostro destino. Quindi, ragazze e miei ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, concludo qua, mi raccomando, pecore nere sempre. E noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.